Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel primo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è martedì 10 febbraio e la Chiesa celebra sia nel Novus come nel Vetus. È molto bello quando i due calendari liturgici coincidono. La festa di Scolastica Vergine, sorella, ecco vedete questa icona che dice tutto, sorella di San Benedetto, sorella gemella di San Benedetto, fondatore, San Benedetto da Norcia, fondatore della grande famiglia benedettina che ha un grande merito nel XII romano. San Benedetto è vissuto, come sapete, è nato in Umbria, a Norcia, e poi ad un certo momento ha abbandonato il mondo dopo aver studiato lettere classiche, diciamo così, a Roma. Roma era in profonda decadenza e quindi Benedetto vive un momento di crisi e capisce che deve darsi a Dio, cerca Dio, il Dio di Gesù Cristo. E così poi va a vivere, come sapete, da eremita. Io ho fatto l'itinerario benedettino, veramente sempre molto sorprendente, perché San Benedetto, la spiritualità benedettina, il messaggio benedettino, non a caso Ratzinger si chiamerà Benedetto, parlano del primato di Dio. Ecco, il primato della preghiera, il primato di Dio, celebre quell'espressione ora et labora. Ecco, allora, però la tradizione vuole che Benedetto fosse concepito e nascesse insieme ad una sua sorella gemella, il nome è un po' strano, però è questo il nome che c'era. Santa Scolastica appunto è vissuta, diciamo, all'ombra del fratello, il quale permette alla sorella di seguire il suo carisma in un modo direi abbastanza singolare, eccezionale, cioè di costruire un ramo femminile con un monastero poco distante da Monte Cassino, dove appunto si trovava San Benedetto. San Benedetto permette alla sorella, che gli dice: io voglio vivere il tuo carisma, io sono nata così con te come gemella perché io devo vivere il tuo carisma e sarò felice se tu mi permetterai di vivere la tua regola. San Benedetto acconsente che la sorella viva così, e poi altre donne, altre vergini si uniscono a Scolastica e creano così un monastero, diciamo, poco distante da Monte Cassino, dove vivono la regola benedettina, la regola, quella mirabile, straordinaria, encomiabile regola scritta da San Benedetto. Ecco, San Benedetto nel frattempo fa preparare nel monastero dove vive la tomba per se stesso, ma anche per la sorella, perché appunto desiderava che venissero sepolti insieme. Tutto questo è molto bello, episodio che rende celebre Santa Scolastica e che è narrato da San Gregorio, dunque degno di grande affidabilità. È ormai il 7 febbraio dell'anno 547, quando San Benedetto da Norcia si alza per concludere il suo annuale in sorella Santa Scolastica, in quella casetta sotto Monte Cassino, a metà strada tra i monasteri dei due fratelli. In pratica, periodicamente, su richiesta pressante di Scolastica, i due, Benedetto e Scolastica, si incontravano a metà strada tra il monastero e il monastero delle suore dove viveva Santa Scolastica. Periodicamente si incontravano per poco tempo, perché poi c'era la regola da rispettare, San Benedetto l'aveva scritta e ergo voleva essere quello che più di tutti viveva questa regola. Ecco, in quel 7 febbraio dell'anno del 47 accade qualcosa di straordinario e di molto bello, che è un messaggio molto forte nel cammino cristiano. Adesso vediamo quale, per chi non lo conoscesse, perché poi peraltro ogni anno io lo racconto nella festa di Santa Scolastica, e cioè che ad un certo momento, come da regola, Benedetto, terminato questo incontro periodico con sua sorella Scolastica, si alza per dire alla sorella: adesso è il momento che io vada. Evidentemente avevano suonato le campane del monastero da lui fondato, che chiamavano alla preghiera, e allora dice a sua sorella Scolastica: è venuto il momento di andare. Ma Scolastica mi ha sempre colpito, perché
rivela un altro aspetto sorprendente del mistero di Dio che soprattutto noi dell'universo maschile, gerarchico, istituzionale, canonico dobbiamo tenere presente. La sorella si prende come dire, una licenza, chiamiamola così, sorprendente, perché dice: lo desidero tanto, Benedetto, che il nostro colloquio, ripeto, questo lo racconta San Gregorio, che il nostro colloquio, parlavano di Dio tra l'altro, possa prolungarsi. Ma Benedetto non ne vuol sentire storie, dice: no, Scolastica, come tu, anzi la rimprovera amabilmente, però dice: come tu che sei mia sorella puoi chiedermi di... Non l'aveva mai fatto San Benedetto, è qui il punto, non aveva mai sfiorato minimamente l'idea di sovvenire, di venir meno alla regola che lui stesso aveva scritto, perché giustamente voleva essere di esempio ai propri monaci, Monte Cassino di monaci, e quindi dice: non ti permette, cioè la rimprovera, le mostra un esecrabile atteggiamento che lui non condivide. Ma Scolastica comincia a piangere perché Benedetto la rimprovera e le dice: la regola è più importante di questo nostro colloquio. Cosa fa? Dice San Gregorio che ad un certo momento, mentre Benedetto la rimproverava, si era alzato e stava già per uscire dalla porta per tornare al monastero al fine di non venir meno alla regola, Scolastica si mette in preghiera intensamente e così un temporale improvviso impedisce a Benedetto di muoversi per tornare al monastero. Che mondo è mondo, non un temporale. Io qui adesso vi racconto un po' brevemente il diario, come va, ma qui a Coazzoni, anzi un paio di giorni qui a Bogotà, capitale della Colombia, dove mi trovo, che non piove, ma venendo dalla zona subtropicale abbiamo potuto assistere appunto a temporali tropicali, acquazzoni tropicali, soprattutto quello di sabato scorso a San Paolo in Brasile, incredibili, vengono giù con una violenza, tanto sono violenti quanto brevi. Ecco, ma in Italia è un po' di temporale, in Italia non è tropicale, e quindi arriva questo temporale che impedisce a Benedetto, immaginatevi la scena, Benedetto di spalle rispetto a Scolastica e sull'uscio della porta Scolastica ha pregato Dio. San Gregorio Magno racconta che si è messa così col capochino sulla tavola e ha pregato perché Benedetto non andasse via. Quindi quando Benedetto vede che sta piovendo a dirotto è angosciato. Benedetto è angosciato perché per la prima volta rischia di venir meno alla regola che lui stesso aveva scritta, per cui capisce che la colpa è di sua sorella, diciamo così, che storia, figli cari, e allora si volge verso la e nuovamente la rimprovera dicendole: che hai fatto? Che hai fatto? Scolastica, rialzando il capo dopo la preghiera, gioiosa di vedere che Dio l'aveva ascoltata, gli dice queste parole riportate da Gregorio Magno: ho pregato te e non mi hai ascoltato. Cioè, le aveva chiesto a suo fratello: rimaniamo ancora un altro poco insieme. Ho pregato Dio e Dio mi ha ascoltato. E Gregorio Magno, San Gregorio Magno, conclude così: poté di più colei che amò di più. Io trovo che questa frase, nel panorama questa storia, e questa frase di San Gregorio Magno a conclusione di questo racconto che è entrato nella storia del 7 febbraio del 547, sia tra le frasi più icastiche del cristianesimo patristico. Di colei che amò di più. La regola da una parte e l'amore dall'altra. Non sono in contrasto, attenzione, non c'è un conflitto. Guai a pensare che siccome uno ama, allora si gode la vita. L'espressione di Sant'Agostino, ama e fa quel che vuoi, non va intesa alla maniera argobaleno, assolutamente, ma va intesa nel fatto che la regola, perché quella benedettina, quella francescana, quella domenicana e così via, senza amore è sterile. La regola vissuta senza amore diventa un rischio di tipo farisaico. Ecco l'insegnamento. Però adesso il bello, perché infine Benedetto si arrende, capisce che Dio che vuole questo era un uomo santo, quindi si ferma volentieri con sua sorella. Qui dovremmo poter vedere, se avessimo il tempo, von Balthasar a me ha dato molto di capire questo, come nella Chiesa, già nella realtà umana, e poi perciò ovviamente
l'armonizzazione tra l'elemento maschile e l'elemento femminile è sempre una questione abbastanza, diciamo, problematica da affrontare. Io non dovrò affrontare questo oggi perché il tema è un altro, però volevo dirvi come l'apporto dell'universo femminile al carisma degli ordini religiosi, alla vita della Chiesa, è assolutamente imprescindibile e non ha bisogno di visibilità come rivendicano quelle realtà che oggi, quelle realtà sinodaliste, come rivendica la propaganda sinodalista della falsa chiesa bergoglian prevostiana, di una donna, di un elemento femminile che a tutti i costi deve apparire, che a tutti i costi deve comandare nella Chiesa, che a tutti i costi deve equiparare l'elemento maschile gerarchico. Questo in barba, peraltro, alla volontà fondativa di nostro Signore Gesù Cristo. Non è così che funziona. La donna ha una sua collocazione, ne abbiamo parlato tante volte. La donna è creata per ultimo, non perché a un certo momento Dio si accorge che Adamo era solo, ma proprio perché è il sigillo della creazione e quindi è quella creatura, come diceva anche Evdokimov, più vicina a Dio. La dimensione spirituale nella donna è molto più profonda. Io devo dirvi la verità, nella mia vita sacerdotale ho scoperto questo, forse così non l'ho mai detto, ma oggi è Santa Scolastica e quindi faccio onore a Scolastica e alle tante scolastiche che esistono anche nella mia vita. Devo dirvi che il grado di complicità, chiamiamolo così, a volte soltanto, in molti casi è approssimazione o superficialità e io me ne sono accorto e sono intervenuto, ma di norma, ecco, normalmente, che già di questo è tanto, normalmente la donna è più complice di Dio, non so spiegarlo meglio, mentre l'uomo con l'autore verificare se stesso, nella donna c'è un'intuizione, una immediatezza che a volte a me sconvolge. A volte quando io ho dovuto prendere delle decisioni, e non parlo solo dei 9 anni nel piccolo Resto, ma anche di quando ero parroco, ho dovuto fondare, insomma tutto quello che ho vissuto nella mia vita, ho scoperto come l'elemento mi abbia sempre sconvolto per questa duplice percorrenza, quella che San Girolamo, esperto di questa quota rosa nella Chiesa, perché appunto fu seguito da molte donne, chiamava la tenerezza del Vangelo, ma anche nello stesso tempo la chiamerei immediatezza del Vangelo, cioè le donne hanno immediati, i maschi molte volte non abbiamo, e così bisogna che però le due dimensioni collaborino. Infine San Bernà e San Benedetto se ne torna in monastero. 3 giorni dopo si racconta, 3 giorni dopo l'ultimo colloquio, che San Benedetto, mentre era affacciato nella sua cella, vede una colomba posarsi sul davanzale della sua finestra e allora gli viene comunicato subito dopo che era sua sorella Scolastica che era morta, e probabilmente Scolastica sentiva che sarebbe morta e così aveva avuto bisogno un'ultima volta di intrattenersi a lungo fratello. Questo quindi che mi pare bello come racconto nella vita di Santa Scolastica. Poté di più, colei che amò di più, ci ricorda anzitutto il rapporto tra norma, diritto da una parte e amor dall'altra, caritas, l'amore dall'altra. Poi ci ricorda la conflittualità e anche però l'armonia tra elemento maschile ed elemento femminile, appunto, nella Chiesa, che sempre bisogna approfondire e aver chiaro come si colloca la donna nella vita della Chiesa. Per favore la porta, ecco, grazie. E infine questa terza considerazione che a mio avviso pare molto importante, le relazioni nel cammino di fede. Io devo dirvi la verità con molta franchezza, miei cari figlioli. Non mi sarei mai aspettato che dentro la Chiesa risultava così difficile costruire autentiche relazioni umane. C'è molta ipocrisia e trovo molto anche egoismo negli uomini di Chiesa, molta ipocrisia, molta parvenza di relazione che non è altro che una sorta di paravento personale. Si ha sempre una certa circoscrizione egoistica per cui io raggiungo la santità, gli altri si arrangino, non si sa mai. Non credo che non vada bene agli occhi di Dio. La storia dei santi è la storia di uomini e donne che hanno puntato sulla relazione umana, perché Dio è relazione. Dio Trinità è relazione. Quando nella Genesi leggiamo li creò maschi a immagine e somiglianza di Dio creò Adamo ed Eva, significa prima di
secondo anche filosofi, penso, ce ne sono diversi, dove non ho il tempo di approfondire, comunque hanno pensato sempre alla dimensione della relazione, perché solo l'uomo, l'essere umano è relazione, ecco. E quindi interroghiamoci su quali relazioni teniamo, quelle fondamentali della vita che non scegliamo noi, e via via, mano a mano, quelle che troviamo soprattutto nel cammino di fede. Queste relazioni ci aiutano o ci sdirrubano, come si dice dalle mie parti, cioè non ci agevolano? Ecco, questo era tutto quello che volevo dirvi. Potè di più, colleghiamo di più. Ecco, con l'amore noi abbiamo un potere presso il cuore di Dio. E questo volevo dirvi. E poi molto bella questa immagine di Santa Scolastica che sale sotto forma di colomba in paradiso per raggiungere Dio, oggi 10 febbraio. Bene miei cari, allora prima del diario di bordo vi ricordo un paio di notizie importanti. Anzitutto che conteggiamo i giorni che mai al raduno mariano sacerdotale internazionale che abbiamo annunciato ufficialmente ieri e che si terrà a Medellín in Colombia. Eccolo lì il post in lingua italiana, ci sono anche le altre lingue. Da lunedì 23 febbraio ore 12:30 col pranzo a venerdì 27 febbraio con il pranzo delle 12:30 con cui si conclude il raduno. E l'invito è rivolto a tutti i sacerdoti che vogliono rendersi conto che la situazione a Roma è problematica e quindi evidentemente vogliono trovare qualche alternativa a quella dei tradizionalisti, diciamo come dire, opportunisti, o quella addirittura degli avanzati modernisti bergoglian-prevostiani. Ci può essere un'altra opzione, che peraltro è la più perseguitata, è la più osteggiata, è la più diffamata, ed è esattamente quella che noi del sodalizio sacerdotale mariano stiamo portando avanti. Ecco, la partecipazione è aperta a tutti i sacerdoti che lo vogliono, ma prima bisogna che ci si annunci tramite la segreteria telefonica di Radio Domina Nostra. Quindi inviterei i sacerdoti che fossero interessati e invito i fedeli del piccolo resto fuori dall'Italia, in Sud America, in Nord America, Stati Uniti e Canada, in Australia, in altre parti dell'Europa dell'Est, Polonia, Romania, insomma, eccetera, a fare in modo che si sensibilizzino possibili sacerdoti che sono in difficoltà in questo che oggi vedremo è stato di necessità, come l'ha chiamato Strickland, nella Chiesa, e quindi ci siamo anche noi. Si venga, venite e vedete, ecco, venite e vedete, da lunedì 23 febbraio a venerdì 27 febbraio alle ore 12:30 si conclude il raduno sacerdotale mariano internazionale nella città di Medellín, nel piuttosto centro-nord, no? Sì, più centro che nord della Colombia. Ecco. Questa era la prima cosa che intendevo dirvi. L'altra cosa che intendevo dirvi è questa. Domani è l'11 febbraio, è la festa della Madonna di Lourdes, è una festa molto sentita da tutti noi. Il piccolo resto ha una forte caratterizzazione mariana. È la festa della prima apparizione della Madonna a Lourdes, la giornata mondiale del malato. Come sempre in Italia alle ore 8 ci sarà la Santa Messa celebrata da padre Ioannes, e poi però avevo pensato, se lo volete, di diretta in maniera eccezionale e straordinaria, sarebbe la prima volta da quando sono da più di un mese fuori in missione, vorrei celebrare anch'io la Santa Messa. Ecco, tenuto conto che sono 6 ore di fuso orario, significa che se io la celebrerei, poniamo in diretta alle ore 17, sarebbe 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Quindi dovreste avere, casomai, la possibilità, se lo vorreste, di assistere ad una messa serale notturna dalle 23 a mezzanotte circa, ora italiana. Quindi alle ore 23, ora italiana, di domani 11 febbraio, alle ore 17, ora locale, io a Dio piacendo a Medellín la Santa Messa nella festa della Madonna di Lourdes, e poi farò la preghiera di benedizione su tutti gli ammalati. Per quanti non potessero assistere a questa messa per via dell'orario, farò presente a padre Ioannes, non ho avuto il tempo, lui possa scusarmi per questo, glielo comunico ora se in diretta, comunque glielo farò sapere, che anche lui possa fare al termine della messa mattutina delle ore 8, per cui poi non può ovviamente per ragioni comprensibili partecipare a quella delle 23, fare anche lui la preghiera di benedizione su tutti gli ammalati, perché domani preghiamo particolarmente per tutti gli ammalati sofferenti. 11 febbraio 2026,
ricordi anniversario anche domani dell'annuncio delle dimissioni, di quel gesto epocale, apocalittico, storico, che ha avviato una nuova stagione, che è quella di necessità, di difficoltà, di crisi, che soltanto adesso i lefebvriani e Strickland si rendono conto di essere presenti, ma che noi abbiamo colto subito importante. Quindi domani, ecco, ripeto, alle ore 23 ora italiana, ore 17 locale, celebrerò la Santa Messa in diretta da una stanza d'hotel, presumo, oppure chissà, vediamo, per tutti quelli che lo vogliono. Bene, miei cari, queste sono notizie importanti. Come vedete, sono 72 giorni che abbiamo i lavori di ristrutturazione al piccolo Tabor di Cristo Re. I lavori avanzano, speriamo di riuscire a vederli terminare per il periodo, come vi ho detto, tra Pasqua e mese di maggio, che è il periodo in cui poi io mi muoverò nuovamente, e quindi ecco, vi raccomando sempre di aiutarci nel progetto. Lì trascorrono in descrizione l'IBAN, il conto corrente postale, PAL. Andiamo invece alla questione al diario di bordo, alla mia missione. Dunque, da domenica sera, quando ho fatto il volo aereo da San Paolo a Bogotà, che è durato circa 6 ore, mi trovo a Bogotà, appunto. Bogotà è la capitale della Colombia. La Colombia è una nazione posta nel lembo più, diciamo, nord della Ispano America. È una nazione vivace, bella, con scenari straordinari, che io conosco perché sono stato qui in missione nel 2021, e la circa 53 milioni di abitanti, però è una nazione in crescita a livello di popolazione, a livello economico. È una nazione stupefacente perché ci sono queste due grandi città, almeno, che sono Bogotà e Medellin, ma poi dopo è chiamata la nazione delle 4 stagioni, perché qui non esistono le 4 stagioni che si alternano come da noi, ma ogni diciamo, regione ha una sua stagione, e io lo so perché l'ho vissuto 4 anni fa, e perché adesso lo sto vivendo 5 anni fa, e perché adesso lo sto rivivendo. E cioè, io sono a Bogotà, fa freddo. A Bogotà fa freddo, infatti abbiamo un po' di raucedine, chi starnutisce, perché noi siamo a Paolo dal Brasile, domenica pomeriggio siamo arrivati qui, che avevamo lasciato il clima tropicale, il clima profondamente estivo, ma qui abbiamo trovato freddo perché Bogotà è sempre inverno. È sempre inverno, non c'è un momento in cui è estate o primavera, è sempre inverno durante l'anno. Ecco, è una città, peraltro stamattina ho potuto verificarlo, questo, ci troviamo in una zona peraltro residenziale, è una città, la Colombia e Bogotà sono terre dove il contrasto tra miseria e lusso, tra povertà e ricchezza, semplicemente clamoroso, clamoroso, ecco. C'è il lusso anche qui, c'è gente molto ricca anche qui, è una città vivace, una città che conta solo il distretto circa, pensate un po', 10 milioni di abitanti. Ci sono tutte le industrie farmaceutiche, tutte le industrie appunto degli investimenti, quelli primari, e poi Bogotà è la capitale, quindi ci sono tutte le ambasciate, insomma è una città, ripeto, divisa in 20 distretti, molto molto molto, che si trova a 2640 metri sul livello del mare. Noi ci troviamo qui, però da oggi ci mettiamo in viaggio con la macchina, c'è anche il volo aereo, ma noi non possiamo sempre prenderlo frequentemente perché ci conviene in macchina, costa di meno, e quindi ci spostiamo in macchina, sono circa 9 ore di macchina da Bogotà oggi, quando finisco Santi e Caffè, a Medellin, dove poi appunto aspetteremo fra circa 10-12 giorni i sacerdoti per l'incontro, il raduno sacerdotale mariano. Vorrei ringraziare con profonda gioia fraterna i confratelli del sodalizio sacerdotale europeo, perché ho saputo ieri che tutti e tre verranno, e cioè padre Ioannes e Don Ramon. Padre Ioannes, se non ricordo male, ha già vissuto l'esperienza di un volo, o più di una volta il volo transoceanico, ma se ho capito bene, Don Enrico e Don Ramon non hanno mai fatto tante ore di volo aereo, quindi li ringraziamo di questa audacia che condividono con me di renderli a questo fraterno momento di grazia. So, se ho capito bene, che anche padre Ciabello è già ben organizzato per venire. Regia, siamo in diretta? È morta anche la regia?
Sì, siamo in diretta. Vale. Ecco, dicevo, non so se c'è qualche disturbo forse con la linea, dicevo appunto che sarà presente, ha già reso nota la sua presenza padre Ciavero, quindi padre Tamaio, insomma ecco, sembrerebbe che l'esperienza si possa presentare significativa lì, detteremo l'agenda per avere notizie circa lo sviluppo e diciamo così della partecipazione vostra a questi momenti di grazia. Infine, questo è quindi un po' il diario di bordo, volevo ricordare poi che ieri ho annunciato che sarò anche negli Stati Uniti d'America. Vorrei fare presente, siccome mi è stato detto che qualcuno degli appassionati fedeli del piccolo resto canadese vorrebbero sapere appunto per tempo dove io sarò e quando io sarò presente negli States. Allora voglio dir loro che è possibile, non posso ancora prometterlo, che sarò negli Stati Uniti, sì, ma è possibile, e potrò dirlo solo nei prossimi giorni, che poi a Miami o da un'altra delle città che vi renderò nota, io farò l'ultima tappa a Toronto, ecco, e poi da Toronto rientro in Italia, va bene? Ecco, quindi da questo punto di vista, per quelli che hanno detto che sono qui per godermi il caldo, dovrebbero mordersi la lingua, farebbero bene a mordersela. Cari nemici che scrivete il peggio sulla Signore vi perdoni, soprattutto se riuscite a convincere gente debole sul mio conto, a convincerla che io sono un mostro, ma vi raccomando, mordetevi la lingua a sangue, fatevi scorrere il sangue sulla lingua e sulle dita con cui scrivete, se volete salvarvi l'anima, perché siete cattivi, siete proprio cattivi. Scrive per godermi l'estate veramente di una cattiveria incalcolabile, ma non ti curare di loro, ma guarda e passa. Allora, siccome io devo fare strada adesso in pochi minuti, ma non so dove è il telefono delle chiamate, purtroppo non lo trovo, vabbè, vediamo un po' se arriva per tempo. Ad ogni modo, vediamo il titolo intanto di oggi, volevo tornare sulla questione che però è tutto. Eccolo qui il titolo, stato di necessità nella Chiesa, due punti, ci sono i due punti, non li vedo, Strickland, ovviamente due punti, come risolverlo. Ecco, stato di necessità nella Chiesa, come risolverlo. Don Pagliarani, io ieri sera ho fatto un post, non so perché la regia non ha mostrato nel frattempo le immagini di cui avevamo fatto cenno quando parlavo di Bogotà, adesso non ha più senso metterle, comunque pazienza. Dicevo che Monsignor Strickland nei giorni scorsi è intervenuto a riguardo dell'annuncio da parte della Fraternità di San Pio X di consacrare nuovi vescovi lui, a quanto pare il permesso di Roma. Dico a quanto pare perché la vicenda con Roma è sempre torbida. Lì c'è la falsa chiesa, sono uomini ingannevoli, sono uomini truffatori, fidatevi di me che sto dando l'unica vita disponibile per questo. Sono persone che truffano, perché le ultime notizie intendere addirittura la possibilità di un accordo. E questo è quanto di più clamoroso possa accadere. Però intanto ieri io ho fatto un post ieri notte per voi, per me era sera, che vorrei leggere con voi per dare, diciamo così, significato alla riflessione che vorrei proporvi oggi. La regia vi mostra il post, leggiamolo insieme. Eccolo qui, di Don Nutella, i Lefevriani, prima e dopo Benedetto XVI. Dunque, a luglio la comunità lefevriana consumerà lo scisma da Roma. C'è qualcosa in questo atto annunciato dal superiore generale Don Pagliarani che manifesta una dolorosa constatazione. I lefevriani hanno boicottato con ingratitudine inaspettata la mano tesa di Papa Benedetto XVI, le scomuniche precedenti, ma ha operato con paterna sollecitudine per ricondurre a unità la lodevole compagine tradizionalista. Io ricordo molto bene, nei primi anni del pontificato di Ratzinger fu una delle sue prime preoccupazioni, perché da prefetto della fede, insieme alla commissione Ecclesia Dei, si era particolarmente interessato di questa triste vicenda della scomunica di Lefebvre dei 4 vescovi late sentenzie. Per cui mi ricordo molto bene i tentativi reiterati di Papa Benedetto con vere e proprie azioni, direi paterne e pastoralmente intense. La prima, non la dico in ordine di tempo, è il ritiro a Lefebvre e ai 4 vescovi. Non è di poco conto, guardate che il gesto che ha fatto Papa Benedetto XVI, come tutti gli altri, non è stato di poco conto. Papa Benedetto ha tolto le scomuniche, ha ritirato le scomuniche, e molti forse non lo
ritirato le scomuniche e poi si è scatenato da parte dell'establishment progressista che ha in mano i media una vera e propria campagna persecutoria, per cui venne a sapersi che Monsignor Williams era un negazionista della Shoah e Papa Benedetto si trovò molto in difficoltà. Hans Kung propose che Papa Benedetto si ritirasse. Hans Kung, sapete chi è? Perché non si poteva dialogare con gli efeberiani. Fu una levata di scudi del mondo liberal progressista, e mi ricordo quello che si diceva alla Gregoriana, che cosa si diceva, ero laureato di fresco alla Gregoriana in teologia, e dunque è stato un atto paterno che gli ha portato addosso grande sofferenza a Papa Benedetto, ma quello che è più clamoroso è che gli stessi lefebvriani sono rimasti abbastanza freddi di fronte a questa iniziativa di Papa Benedetto, il quale non si aspettava che avrebbero reagito così. Sperava che che ci sarebbe stata una reazione filiale, più venerosa e venerata, più rispettosa di Papa Benedetto. E invece no. E invece noi lefebvriani se la sono tirata, capito? Come lo si dice, quello se la tira, la puzza sotto il naso. Ma come il Papa vi viene incontro, vi toglie le scomuniche, e poi l'altro gesto di Papa Benedetto, quello della messa tradizionale aperta a tutti, e credo che lì le lefebvriani addirittura più che gratitudine si siano trovati in difficoltà persino di fronte alla possibilità che loro erano equiparati adesso a quello che tutta la Chiesa cattolica permetteva di fare. Non so se mi sto spiegando. Loro si sentivano avanzati, ma Papa Benedetto li ha raggiunti dicendo no, la messa adesso tradizionale la posso celebrare chiunque, sul Moru Pontificum. Non c'è stata disponibilità dei lefebvriani. Freddezza, distacco, ve lo ricordate? Io sì. Bene, finiamo il post. Queste prese di posizioni piccate, inspiegabilmente poi, invece, sono scomparse durante il falso Papa Bergoglio, che i lefebvriani hanno ostinatamente considerato valido pur di salvaguardare la propria realtà, pur pararsi il di dietro. Questo è quanto di più scandaloso poteva accadere, figlioli cari. Che con Papa Benedetto si siano mostrati distaccati quando il Papa gli ha tolto le scomuniche, e che con Papa Bergoglio, anziché alzare alta la voce profetica come ho fatto io per anni, abbiano taciuto, abbiano fatto finta di niente, perché nel frattempo è stato addirittura eletto, e qui ho il sospetto, il Don Pagliarani, che era amico di Bergoglio a Buenos Aires. Per me è uno scandalo. Diversi fedeli del piccolo resto in questi anni sono andati alle messe dei lefebvriani, in Italia e fuori. Hanno sentito il bisogno di avvicinare i lodevoli e sempre encomiabili sacerdoti, ma su questo assolutamente scandalosi, su questo che sto dicendo, sacerdoti della fraternità, perché fedeli del nostro cammino hanno chiesto ai lefebvriani: padre, per favore, per me è importante sapere lei la messa in unione con chi la celebra. È un diritto coi tempi che corrono, se è vero che Strickland e gli stessi lefebvriani ora parlano di necessità, di stato di necessità, ora ne parlano. È un diritto in uno stato di necessità che il fedele chiede a chi è il Papa che citi a messa. Perché io non ci credo che Bergoglio è il Papa. Ho le prove, può dire il fedele, hanno detto fedeli del piccolo resto andando dai lefebvriani in Italia alle loro messe. Io ho le prove, padre, in confessione questo, Non parliamo della fraternità San Pietro, dei pellegrini a Roma, perché siamo a livelli proprio di ipocrisia incalcolabile. Comunque torniamo a noi. E questi, allora, è un diritto dei fedeli sapere il celebrante, se la messa è tradizionale ed è submissa voce, sapere lui con chi dice la messa. Ed è un dovere del prete dirlo, se il fedele lo chiede. E se il fedele lo chiede, non capricciosa, diciamo così, ma perché mostra che ha le prove per cui Bergoglio non era il Papa. Non è pensabile quello che i preti, gli encomiabili preti, per altri versi, encomiabili preti lefebvriani, hanno saputo rispondere a fedeli nostri. Con il resto si rimane scandalizzati in quei 12 anni lì. Sono stati lì a ripetersi tra di loro e poi a dire ai nostri fedeli e forse a tutti gli altri che questo tipo di replica, la prima è il nonno di casa, Papa Francesco, che quindi era una cosa a sapere veramente chi era il nonno, perché a sua volta Bergoglio chiamava nonno, una situazione grottesca. State attenti che non basta dir messa tradizionale e mettere pizzi e merletti per sentirsi a posto. Oppure dire che era un affare che non riguardava, buttando fuori il fedele trattato come se fosse un eretico. Questi sono stati i lefebvriani, è una vergogna, è una cosa
vergognoso. 12 anni hanno fatto finta di niente di fronte alla Magna Questio, per 12 anni hanno ostinatamente fatto credere a tutti che il Papa era Papa Francesco, con tutte le corbellerie a cui abbiamo dovuto assistere. Bene, così, allora poi Bergoglio è morto, è arrivato Prevost. È arrivato Prevost, finisco di leggere il mio articolo, che ne vito, ci mancherebbe altro, eccolo qui, l'ho ritrovato, finiamo il post. Dunque, un autentico scandalo che ora Dio evidentemente restituisce agli stessi seguaci di Lefebvre. Io ho messo la foto di Lefebvre per dire che verso Lefebvre c'è motivo di stima e di rispetto, anche se la questione delle consacrazioni forse poteva essere in tempi di non necessità risolta magari in un modo meno traumatico. Ecco, questo è quello che penso. Comunque, ingrati con Benedetto XVI, complici di Bergoglio, per cui per 12 anni hanno celebrato così anche la messa con lui, e infine decisi a staccarsi sotto il falso governo di Prevost. È tutto scritto, è la legge del cielo, prima o poi i nodi vengono al pettine. Ringrazio tutti quelli che avete commentato, perché in questi giorni io, anche se faccio molta fatica, però cerco di leggere il commento. Bene, perché si staccano i lefebvriani? I lefebvriani si staccano, se tutto va come finora è stato detto, perché c'è uno stato di necessità, e in uno stato di necessità occorre garantire per la salvezza delle anime la successione apostolica, perché se abbiamo un vescovo, il vescovo può ordinare sacerdoti e diaconi e può consacrare il crisma sostanzialmente e governare. Questo non può più sostanzialmente, garantiscono la presenza apostolica, la successione apostolica. Allora, però qui oggi c'è da aggiungere una cosa che in giornata, pur essendo in viaggio, io vi prometto che starò a verificare, e cioè sembrerebbe che prime indiscrezioni, dopodomani 12 febbraio c'è il summit tra niente meno che Fernando. Vi rendete conto, fiori cari? Cioè, allora, facciamo finta che noi siamo lì dentro. Per conto di Prevost, del cosiddetto Papa Leone, per conto del cosiddetto Papa Leone, ci sarebbe il cardinale Fernandez che incontra Don Pagliarani per vedere se si può trovare una soluzione. Fino ad ora c'è stato un niet, cioè Pagliarani ha annunciato, e l'ho detto anche Fellè, evidentemente in accordo con Pagliarani. Fellè è uno dei 4 vescovi consacrati da Lefebvre, che c'è niente, non c'è niente da fare, non si trova nessun accordo, voi adorate gli alberi, ha detto Fellè, adorate pure gli alberi e Pachamama, perché noi andiamo avanti con la successione apostolica. Invece, a quanto pare, però ripeto, è un'indone che non ho potuto verificare, sembrerebbe che ci sarebbe la disponibilità a un accordo, non so di che tipo a questo punto, ma non mi stupirei. Sic stantibus rebus, tuttavia, quello che possiamo dire è quanto segue, che cioè è ufficialmente il 1° luglio questi lefebvriani consacreranno dei nuovi vescovi. Ancora l'ha detto Strickland, oltre che Don Pagliarani. C'è uno stato di necessità nella Chiesa. Vedete che è virgolettato, stato di necessità nella Chiesa. Che significa stato di necessità? C'è l'eresia. Che significa stato di necessità? C'è la gerarchia che è eretica. Che significa stato di necessità? C'è qui in gioco la salvezza delle anime, l'inganno delle coscienze. Che siete del piccolo resto, ma non è da anni che io grido queste cose. Perché io sono stato trattato così? Guardate che non lo dico in termini di offesa, lo dico in termini apologetici. Ma perché Cadian Newman ha potuto scrivere apologia pro vita sua? San Paolo si è difeso, e quando lo faccio io è perché mi piango addosso. No, io lo faccio per l'opera, non per me stesso. Voglio sapere se qualcuno ha un minimo di coscienza tra i miei detrattori a spiegarmi perché io per anni l'ho gridato e non andava bene. Ora lo dice Strickland e i lefebvriani e va bene. Non lo capisco, voi lo capite, io no. Comunque, lo stato di necessità non c'è oggi. Diciamo che i disgraziati e disonesti e ipocriti che adesso stanno dicendo che c'è lo stato di necessità lo fanno perché hanno capito che qui non ci esce niente con Prevost. Questa è la verità dei fatti, ma Dio li castigherà, li sta castigando già ora, e in questo tofos fainei e scotia, dice Giovanni nell'avrologo, cioè in questo la luce splende le tenebre. La luce siamo noi del piccolo resto che per primi abbiamo gridato la verità. Noi sacerdoti del sodalizio siamo la luce, perché abbiamo preso le scomuniche per dire quello che adesso stanno dicendo loro, che ancora flirtano e vanno a parlare con Fernandez. È uno scandalo, è una vergogna continua, non se ne può più di questi sotterfugi ecclesialistici. Noi siamo stati pane al pane, vino al vino. Falsa chiesa, corpo mistico dell'anticristo. Non c'è altro modo di chiamare Fernandez e Prevost. Non ci dialogheremo mai con loro. Vorrei scrivere a Don Pagliarani quello
che ha fatto quando è arrivato a Roma ai Fori Imperiali, l'ha incontrato perché lo aspettava Marcione, l'eretico del secondo secolo. Forse dovevamo fare un summit per parlare, sì, della messa, della Pasqua, eccetera. E che cosa gli ha detto San Policarpo? Non ci parlo con te, figlio primogenito di Satana. Lo insegna la scrittura, non neanche il saluto, non accoglieteli in casa, dice San Paolo. Ecco la verità. E questi invece ancora stanno lì perché parlano di stato di necessità. Ve lo dico io, stato di necessità, come risolverlo? Un solo modo: riconosci. Intanto, se volete, potete chiamare a questo numero, ho bisogno di sentire un paio di voi, però non sempre con più facilità, lasciate spazio anche agli altri, non si paga, non ci sono costi aggiuntivi, chiamate su WhatsApp o su Telegram. Stavo dicendo, allora concludo, c'è un solo modo per risolvere questo stato di necessità. Fiori cari, il momento è solenne e credo che il cielo che ci accompagna non per caso stia permettendo il raduno sacerdotale mariano internazionale in questo che in Sicilia si chiama rifugio, cioè in questo subbuglio generale, e sembra che noi dobbiamo fare la nostra parte, che potrebbe persino essere quella decisiva, perché solo noi, solo Dominutella e il piccolo resto hanno gridato che quella non è la Chiesa Cattolica che ha l'eresia, anche perché c'è tutta la questione eccetera sull'indefettibilità eccetera, ma quella è la congregazione di Satana, il corpo mistico dell'anticristo. Capito? E quindi non c'è da dialogare con loro, c'è da prendere le distanze. Lo stato di necessità, e qui concludo, così, miei cari figlioli, lo stato di necessità non va risolto o aspettando di vedere se Prevost è Papa o no. Questi sono interdizioni e queste sono, diciamo così, temporeggiamenti, chiamiamoli così, temporeggiamenti diabolici, perché ingannano le coscienze. Non si dialoga col diavolo. Gesù risponde con la parola di Dio a Satana nel deserto, ma in questo momento è la chiesa di Satana. Non lo volete accettare? Eccole lì le risultanze, il casino totale. Dio non voglia, che aveva ragione Don Minutella dall'inizio, siete tutti fritti, questo lo dico a mio vantaggio. Se fosse vero che ho ragione io dall'inizio, nessuno ha pagato come me, se si deve giudicare da questo, lo faceva San Paolo, lo faccio anch'io. San Paolo dice: sono ebrei, anch'io, sono israeliti, anch'io, sono altri ebrei, anch'io. Io molto di più potrei dire, perché potrei dire sono nello stato di necessità. Io ho preso però 2 scomuniche e una riduzione allo stato laicale, non è mai accaduto a nessun prete in 2000 anni di cristianesimo. Manco a lui, capito? Quindi io vi dico, pregate Dio, mi riferisco non a quelli del piccolo resto naturalmente che si fidano di me, pregate Dio che abbiate ragione voi, miei cari figlioli, pregate Dio che abbiate ragione voi, perché non scappi che ho ragione io, siete tutti fritti, quella è la chiesa di Satana, il corpo mistico dell'anticristo. Come risolvere lo stato di necessità? Con questa affermazione. Quella è il corpo mistico, ho saputo che verrà beatificato Monsignor Futoshin, questo ha scelto Prevost. Naturalmente è un'operazione di maquillage, fatta apposta, vi ricordate l'ancora riverso, adesso è il tempo della tranquillità dove governare tutto con facilità, quindi non escludiamo che alla fine arrivino anche a mettersi insieme per risolvere la questione Lefebvriani con Fernandez. Noi continueremo a gridare che lo stato di necessità c'è, sì, senza dubbio, lo gridiamo da anni, se ne stanno rendendo conto Strickland e Lefebvriani ora e qualcun altro, mentre noi lo gridiamo da anni, e però rispetto a loro non temporeggiamo e non entriamo in relazione di Satana. L'unica soluzione è riconoscere che quello è il corpo mistico dell'anticristo. Non so se sono stato chiaro, spero di sì. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre lodato, mi sente? Sì, sento bene, sì. Niente, volevo ringraziarla di tutto, di tutto quello che fa e della Santa Messa Tempora notturna. Sì. Grazie di tutto, a nome di tutti. Arrivederci, grazie. Tanta benedizione, grazie. Fa piacere sentire queste cose, la gratitudine, perché veramente la missione si rivela preziosa. Vorrei ricordare allora intanto il raduno sacerdotale mariano internazionale, c'è abbondante tempo per iscriversi e prendere parte, bisogna però che i sacerdoti chiamino in segreteria se sono per la prima volta presenti e mostrino il celebret. Vogliamo il celebret. Attenzione, non si entra al raduno se non si mostra il celebret. E poi domani, 11 febbraio, ore 17, ora locale, alle ore 23, ora italiana, vorrò celebrare in diretta la Santa Messa nella festa della Madonna di Lourdes, benedicendo tutti gli ammalati e i sofferenti. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo, padre, sono Sebastian da Cuneo. Caro Sebastian, sempre sia lodato. Ieri c'è stato, ho saputo, un bel incontro
preghiamo. Sì, bellissimo, guardi, veramente è stata una grazia immensa. Bene. Proprio bello, sì. Volevo intanto dirle che ci manca comunque lei, perché nonostante abbiamo veramente dei santi uomini e santi preti anche qua, lei ci manca, lei per noi è qualcosa di speciale. Grazie. E poi volevo fare una piccola osservazione sul documento di Abu Dhabi che in effetti lei lo cita spesso. Pensandoci bene, va proprio contro il primo comandamento. Certo. Cioè, è uno dei più importanti documenti eretici che ha fatto, perché... Ma non solo lui, Sebastian, diciamo, sì. dicevo non solo lui di Bergoglio, ma è uno dei più infami documenti di 2000 anni di cristianesimo. Sì. Grazie del tuo intervento, benedico con tutto il cuore la tua famiglia, uniti in preghiera di cuore. Vediamo se arriva una terza telefonata e poi concludiamo perché devo fare tanta strada. Ecco, ripeto, domani vi ricordo alle ore 23 ora italiana trasmetteremo in diretta la Santa Messa da dove io mi troverò, arriverò a Medellin e allora lì dal posto qualunque celebrerò. Può darsi che ci sia qualche fedele presente, non lo escludo. Ecco, faremo già, prego Vicente, se in diretta, Montesinos, di fare cortesemente un post, però io non posso ancora dire il posto perché non lo so, ma di fare un cartello, il luogo non lo so, ma un post dove si annuncia che alle ore 17 ci sarà la Santa Messa della Madonna di Lourdes con l'unzione degli ammalati presenti. L'ultima telefonata, pronto? Pronto? Si sente molto piano, pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Salve Gesù Cristo. Sì, prego. Volevo dare una mia piccola testimonianza. Prego. Io purtroppo sono malata gravemente spiritualmente, tutta una serie di cose. E qualche anno, fino a un paio di anni fa, io frequentavo le messe almeno domenicali anche di San Pio X. Sì. E c'era un'estate in cui loro, sinceramente, a me è capitato che durante le omelie veramente parlavano chiaro, nel senso che gente che era presente condannavano l'operato di Bergoglio in modo molto, molto chiaro. C'era un sacerdote anche in modo particolare che purtroppo una domenica, io in quell'occasione proprio non riuscivo stento a rimanere seduta perché era una cosa che proprio non ce la facevo, perché io seguo voi, seguo da sempre voi, da quando vi ho conosciuti e insomma metteva sullo stesso discorso come due esempi, come pure da non seguire, appunto Bergoglio da una parte e lei dall'altra. Interessante questo. Quindi diceva sì da una parte, sì. E proprio durante l'omelia, durante la messa. E il sacerdote talmente dà l'impressione che sia pure qualcuno che abbia una specie di percezione spirituale, però non si rende conto, pensavo, che sono loro che sono sbagliati, perché sono loro che stanno in mezzo e che non capiscono, eccetera. E infatti adesso sono che loro stessi non sapranno dal giorno 2 quale papa citare a messa, evidentemente. Sì. Grazie Fiola cara, devo chiudere. Grazie, Dio ti benedica e coraggio, uniti in preghiera, Grazie. Ecco, a presto. Beh, il fatto che questo sacerdote esordisca paragonando a Bergoglio il pregiudizio dei lefebvriani nei miei confronti e di tutti quelli che gli gridano la verità, io continuerò a gridarla in faccia ai miei fratelli della fede cattolica. Sarò una spina al fianco finché Dio vorrà, sarò una spina al fianco a gridare i loro sotterfugi, le loro compromissioni, che Pagliarani vada a stringere la mano a Fernando. Dio non benedice tutto questo. C'è lo stato di necessità, ha ragione Strickland, ha ragione dicendo che la successione apostolica deve essere garantita in uno stato di necessità, ma c'è un solo modo di risolverlo, gridando che quella di Roma è la falsa chiesa, il corpo mistico dell'anticristo. Non ci sono altre soluzioni. Vi benedico con tutto
il cuore, miei cari figlioli, santa serata a tutti voi. Vi ricordo, domani alle 23 ora italiana ci sarà da me, al mattino alle 8 Padre Ioannes, alle 23 la messa da me celebrata con la benedizione degli ammalati, in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Ovviamente ci sarà anche Santi e Caffè alle ore 15:30 ora italiana. Uniti con la corona rosario in mano, che è il nostro collante, preghiamo che i sacerdoti vengano al raduno sacerdotale. Avanti con Maria, Laudetur Jesus Christus.